Ciao ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Io sono Emakotov di AsiaMovieLife.com. Oggi renderemo omaggio alla più grande star delle arti marziali, Bruce Lee, e lo faremo col suo esordio americano. Sto parlando di Enter the Dragon, in Italia I Tre dell'Operazione Dragon. Lee è un artista marziale del tempio Shaolin che viene chiamato per una missione, ovvero andare su un'isola segreta dove un potente boss criminale ha organizzato un torneo di arti marziali. Il boss si fa chiamare Han e ha creato il suo regno ideale su quest'isola dove può comandare una legione infinita di uomini. Lì incontrerà anche Rupert e Williams, due americani anch'essi venuti per partecipare al torneo. Insieme sgomineranno il regno di Han e cercheranno la verità sulle sue attività illecite. Enter the Dragon è considerato ancora oggi come uno dei film più importanti che ha contribuito alla nascita dei film e della diffusione dei film delle arti marziali anni 70 in America. Ha fondamentalmente due fazioni di estimatori, ovvero quelli più incalliti, che sono quelli che lo hanno visto nel 1973 al cinema e lo considerano un titolo epocale come uno Star Wars, o gli spettatori moderni che lo trovano un titolo un po' minore nella filmografia di Lee, sia per l'umorismo che viene utilizzato nel film o per il suo ruolo che in alcune scene, in alcuni momenti passa in secondo piano rispetto agli altri due protagonisti del film. Io tendenzialmente tendo a stare a metà tra queste due dichiarazioni. Non sono nato nell'epoca in cui è uscito Enter the Dragon, ma sono sicuro che se lo avessi visto all'epoca al cinema ne sarei rimasto sconvolto. Ancora oggi ottengo lo stesso risultato vedendolo tranquillamente in un grande schermo di casa e lo trovo ancora un film veramente magnifico dal punto di vista del carisma di Bruce Lee e delle tante scene che rimangono in testa e che ancora oggi tanti conoscono. Enter the Dragon subì vari cambiamenti in fase di sceneggiatura prima di arrivare a quella ufficiale. Univa sapientemente sia la Bond mania, che in quel tempo imperversava, quindi la spy story fatta di agenti segreti, di missioni da risolvere, la blaxploitation che stava imperversando, anche quella stava nascendo nel cinema, e le arti marziali. Anche per quanto riguarda i titoli, Enter the Dragon subì vari mutamenti. Inizialmente venne nominato Blood and Steel, poi la Warner Bros. Lo cambiò di nuovo in Hans Highland. Solo con l'entrata nel cast di Bruce Lee ci fu una mediazione per quanto riguarda un nuovo cambiamento di titolo che Bruce voleva fosse Enter the Dragon, ovvero un titolo che lui aveva scelto e opzionato per il suo film precedente, The Way of the Dragon, in Italia l'urlo di Cen terrorizza anche l'Occidente. Fece pressione alla Warner per farlo cambiare. Il personaggio di Williams è interpretato dall'attore afroamericano Gene Kelly. All'epoca del film era il campione del mondo di karate. Il suo personaggio è un reduce del Vietnam che si trova a fuggire dalla città americana dopo un incontro con la polizia non proprio ortodosso. Hey, this Jig's got a passport. Where you going, Jig? Where's the plane ticket for? Hong Kong. By Hawaii. He's not going to Hawaii. Un discorso che purtroppo sembra ancora molto attuale. Williams è un personaggio sarcastico, simpatico e dalla battuta pronta. In una scena in particolare del film dimostra tutta la sua insofferenza per l'emarginazione di certe minoranze. They don't live so big over there. Ghettos are the same all over the world. They stink. Same old Williams. John Saxon interpreta Rupert, anche lui un reduce del Vietnam che si trova invece a fuggire dalla città per debiti di gioco. John Saxon fece delle pressioni alla Warner Bros. Pur di entrare nel cast per cambiare il destino del personaggio, perché inizialmente nella sceneggiatura era Rupert che doveva perire e la Warner Bros. Lo accontentò e quindi questo destino accadde per invece il personaggio di Gene Kelly. E chiaramente poi c'è lui. Mr. Lee? Are you ready? Bruce Lee, proprio a seguito del progetto di Enter the Dragon e per parteciparvi, si vide costretto a mettere in stand-by il suo film molto personale The Game of Death, film che poi non riprese mai purtroppo, per il destino che tutti saprete. Si presentò per le riprese di Enter the Dragon in una forma fisica inedita, un fascio di muscoli pronto a scattare. Per il cattivo principale invece venne scelto l'attore Shi Kien, attore di vecchia data della Hong Kong storica, famoso proprio per aver interpretato il ruolo di cattivo nella saga Wong Fei Hong. Il suo personaggio Han è un boss dell'isola che vive nel lusso e a cui piace mettere a proprio agio i suoi ospiti prima del torneo. This guy Han's got a great sense of hospitality and a fantastic sense of style.
come per esempio il buon cibo, No, I really don't think so. Thanks. degli splendidi spettacoli dal vivo. Cosa c'entra il sumo? E per completare la selezione di comodità non potevano mancare certi dettagli più piccanti. For me? Il film è praticamente un concentrato di tutte le più grandi maestranze, tutti i più grandi stuntman del vecchio cinema di Hong Kong che si univano in una produzione di prima grandezza come quella della Warner Bros. Molte sono le facce note che si possono intravedere in Enter the Dragon, come per esempio Yuen Wah, la controfigura ufficiale di Bruce Lee per gli aspetti più acrobatici, nonché attore in molti film di successo di Sammo Hung e Jackie Chan. Sammo Hung, che è proprio all'inizio del film che ha la sequenza con Bruce, Mars, uno degli stuntman più conosciuti del team di Jackie Chan. Qui in particolare lo vedete mentre viene tritato dal mitico Bolo Yang, altro caratterista a cui rimarrà proprio il suo nome del personaggio, Bolo, per il resto della sua carriera. Poi c'è Yuan Biao, uno del trio insieme a Jackie Chan e a Sammo Hung. Qui lo vedete giovanissimo proprio mentre iniziava la sua carriera. E poi c'è lui. No, scusate, mi sono sbagliato, intendevo dire lui. Lo avete riconosciuto? Sì, esatto, è Jackie Chan. Avete ragione, purtroppo ha una vita molto breve nel film, però ha una morte onorevole per mano del maestro Bruce Lee. Però è una scena molto importante perché è la prima e l'unica in cui due leggende come loro, Jackie Chan e Bruce Lee, si incontrano in un film, cosa che non riaccadrà mai più purtroppo. Un'altra curiosità è legata al fatto che Jackie Chan, insieme al regista di Enter the Dragon, Robert Klaus, girerà nel 1980 il suo primo film per tentare la scalata in America. Sto parlando di The Big Brawl, in Italia Chi tocca il giallo muore, film che purtroppo non avrà il successo sperato. I combattimenti erano seguiti chiaramente da Bruce Lee, coreografati da lui in persona, quindi avevano un approccio molto secco, deciso e immediato, privo di ogni esasperazione che portassero le risse a un tempo molto prolungato, cosa che invece accadrà nelle Kung Fu comedy che di lì a poco scoppieranno e che stravolgeranno appunto questo concetto. Alcuni critici del film fanno riferimento a un uso eccessivo del rallenti, come in questa scena. Negli scontri c'è chi se la cava in maniera discutibile, altri che se la cavano ancora peggio e altri ancora che stranamente si portano una tavoletta di legno da casa per cercare di impressionare l'avversario. Don't hit back. Chiaramente in tutte le scene di combattimento che ci sono nel film, quelle che spiccano di più sono quelle di Bruce Lee. E basta. L'hai capito? Il combattimento finale, quello nella sala degli specchi, è sicuramente uno dei combattimenti che il pubblico si ricorda di più. Tutti abbiamo visto le foto tratte da quelle sequenze. In quel caso Bruce Lee quindi se la vede con il villain del film, Shikien, nel film Han, che come dicevamo all'inizio del video non aveva un'età molto giovanile, quindi non era a livello di Bruce Lee a livello tecnico, quindi la sua performance sicuramente non è dei migliori. Proprio a questo proposito ve ne do un assaggio. Nonostante il personaggio di Han utilizzi come arma un artiglio che ricorda un po' quello del personaggio di Wolverine, Bruce Lee riuscirà comunque a vincerlo e anche a maltrattarlo, come vedrete in queste scene.
Il calcio era potentissimo, per fortuna si trattava di un manichino, non vi preoccupate, Shikien l'attore stava bene al tempo. Enter the Dragon è praticamente un film costruito soprattutto sulla figura iconografica di Bruce Lee, quindi è pieno di tutte le sue trovate narcisistiche, quelle più buone chiaramente, tutte le sue pose plastiche, le sue toccatine di naso, il leccare il sangue e portarlo alla bocca. Sono tutte quante figure iconografiche che contribuiscono ancora di più a renderlo un'immagine potente. Enter the Dragon sarà un successo incredibile, nel corso degli anni ci saranno una serie di omaggi, riferimenti in tutti i vari ambiti. Noi, rimanendo in quello cinematografico, citiamo l'omaggio molto bello che ne fa Sammo Hung, tra l'altro fa una comparsa appunto in Enter the Dragon, e nel 1978, un anno molto importante per tutta una serie di film di arti marziali che usciranno e che cambieranno il genere, c'era anche questo film diretto e interpretato da Sammo Hung, Enter the Fat Dragon. Praticamente lui interpreta un emulo di Bruce Lee, un mitomane. Invece, rimanendo in epoca più moderna, precisamente proprio quest'anno, è uscito l'ultimo film con Donnie Yen, che interpreta un personaggio che ha dei riferimenti a Bruce Lee. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video, è stato un po' più lungo del solito, lo so, spero di non avervi annoiato, ma io credo che per Bruce Lee è importante, insomma, dilungarsi un po' di più del normale. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, è importante, almeno potete essere aggiornati su tutte le uscite dei vari video che metterò in futuro, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!